Buonasera a tutti, benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi sono qui con Lucas per raccontarvi una storia davvero divertente. Lucas, sei pronto? Ciao Mia, buonasera ascoltatori? Sì, sono prontissimo. Allora ieri sera ho avuto un'avventura incredibile con una consegna di cibo a domicilio. Non ci crederete. Oh no, Lucas, cosa è successo questa volta? Raccontaci tutto. E voi, cari ascoltatori, avete mai avuto problemi con le consegne di cibo? Scrivetelo nei commenti. Allora, ieri ero a casa da solo. Avevo molta fame, ma non volevo cucinare. Ho pensato, ordino una pizza. Perfetto. La pizza è sempre una buona idea. Quale app hai usato per ordinare? Ho usato la mia app preferita per il delivery. Ho aperto l'app sul telefono e ho cercato una pizzeria vicino a casa mia. E cosa hai ordinato? Fammi indovinare. La solita margherita? No, questa volta volevo provare qualcosa di diverso. Ho ordinato una pizza a 4 formaggi, delle patatine fritte e una bottiglia di Coca-Cola. Che fame. Quanto hai pagato per tutto questo? Il totale era 22 euro. La pizza costava 14 euro, le patatine 4 euro e la Coca-Cola 2 euro. Più 2 euro di consegna. Non male come prezzo. E quanto tempo hanno detto per la consegna? L'app diceva consegna stimata in 30 minuti. Ho pensato, perfetto. Ho tempo per guardare un episodio della mia serie preferita. E poi? È arrivato il cibo in tempo? Ascoltatori, secondo voi cosa è successo? Scrivetelo prima di continuare ad ascoltare. Ho aspettato e aspettato. Dopo 20 minuti ho controllato l'app. Diceva, il tuo ordine è in preparazione. Va bene, è normale. Stavano preparando la tua pizza calda e fresca. Esatto. Dopo altri 10 minuti ho controllato di nuovo. L'app diceva, il fattorino è in viaggio. Sono andato alla finestra per guardare la strada. Ah, lo faccio sempre anche io. È così eccitante vedere arrivare il cibo. E voi, ascoltatori, lo fate anche voi? Lasciate un commento. Dopo 5 minuti ho visto uno scooter rosso sulla strada. Ho pensato, è lui, è il mio fattorino. E lo era davvero? No! Lo scooter è passato dritto senza fermarsi. Sono tornato sul divano un po' deluso. Oh, povero Lucas, ma almeno la pizza stava arrivando, giusto? Sì, ma aspetta. Dopo altri 5 minuti ho sentito il campanello. Sono corso alla porta tutto felice. Finalmente, il momento tanto atteso. Ho aperto la porta e ho visto il fattorino. Era un ragazzo giovane con uno zaino termico grande sulla schiena. Mi ha detto, buonasera, ho un ordine per Lucas. Perfetto, tutto normale fino a qui. Sì, tutto normale. Gli ho detto, sì, sono io. Grazie mille. Quanto devo dare di mancia? Oh, che gentile. Dare la mancia al fattorino è sempre un bel gesto. Quanto gli ha dato? Aspetta, non siamo ancora arrivati a quel punto. Il fattorino ha aperto lo zaino e ha tirato fuori una borsa di carta. E dentro c'era la tua pizza a 4 formaggi? No! Dentro c'era un'insalata gigante, un panino vegetariano e un succo d'arancia. Cosa? Ma tu avevi ordinato pizza e patatine. Ascoltatori, vi è mai successa una cosa simile? Raccontateci la vostra esperienza. Esattamente! Ho detto al fattorino. Scusi, ma io ho ordinato una pizza, 4 formaggi, patatine e Coca-Cola. Questo non è il mio ordine. E lui cosa ha risposto? Ha controllato sul suo telefono e ha detto, oh no, mi dispiace tanto, ho sbagliato indirizzo. Questo ordine è per il numero 23, non per il numero 32. Ah, ha confuso i numeri dell'indirizzo. Capita spesso, purtroppo. Sì, mi ha detto.
Aspetti qui un momento. Vado a consegnare questo ordine al numero 23 e poi torno con la sua pizza. Va bene, almeno ha trovato l'errore subito. Quanto hai dovuto aspettare ancora? Altri 15 minuti. Sono tornato sul divano e ho continuato a guardare la mia serie. Ero sempre più affamato. Povero Lucas, la fame aumentava e la pizza non arrivava. Come ti sentivi? Sentivo lo stomaco che brontolava. Ogni minuto sembrava un'ora. Ma poi, finalmente, ho sentito di nuovo il campanello. Era di nuovo il fattorino? Sì, ho aperto la porta e lui era lì, con il mio ordine vero questa volta. Mi ha detto: «Eccola, la sua pizza, 4 formaggi, patatine e Coca-Cola». Mi scusi ancora per l'errore. Meno male! E la pizza era ancora calda? Sì, per fortuna era ancora abbastanza calda. Lo zaino termico funzionava bene. Il fattorino è stato molto gentile e si è scusato molte volte. Che bravo! È importante che i fattorini siano gentili e professionali. Gli hai dato la mancia alla fine? Certo, gli ho dato 3 euro di mancia. Lui era così contento. Mi ha ringraziato e mi ha detto: «La prossima volta le porto l'ordine direttamente senza errori, promesso». Che bella storia! Alla fine è andato tutto bene. E ascoltatori, voi date sempre la mancia ai fattorini? Scrivetelo nei commenti. Ci interessa sapere cosa fate voi. Ma aspetta, Mia, la storia non finisce qui. C'è un'altra parte. Davvero? Cosa è successo ancora? Racconta! Sono entrato in cucina con la mia pizza. Ho aperto la scatola tutto eccitato. E indovina cosa ho trovato? Non dirmi che era l'ordine sbagliato di nuovo. No, era la pizza giusta, ma mancava uno spicchio. Qualcuno aveva già mangiato uno spicchio della mia pizza. No, non ci posso credere. Sei sicuro? Magari si è rotto durante il trasporto? No, era proprio mangiato. Si vedeva chiaramente il morso. Qualcuno aveva preso un pezzo della mia 4 formaggi. Che scandalo! E cosa hai fatto? Hai chiamato il ristorante? Sì, ho chiamato subito la pizzeria. Ho parlato con il proprietario e gli ho spiegato tutto. Gli ho detto: «Buonasera, ho ordinato una pizza, ma manca uno spicchio». E lui come ha reagito? Era arrabbiato? No, per niente arrabbiato. Era molto dispiaciuto. Mi ha detto: «Mi dispiace moltissimo. Questo non è accettabile. Le mando subito una nuova pizza gratis». Wow, che servizio eccellente! Questo si chiama buon servizio clienti. Ascoltatori, qual è il vostro ristorante preferito per il delivery? Ditecelo. Sì, sono stato fortunato. Il proprietario era molto professionale. Mi ha anche dato un codice sconto del 20% per il mio prossimo ordine. Fantastico! Quindi alla fine hai ricevuto 2 pizze? Esatto. La prima pizza con 7 spicchi e dopo 30 minuti è arrivata la seconda pizza completa, con 8 spicchi perfetti. E cosa hai fatto con tutte quelle pizze? Era troppo cibo per una persona sola. Ho chiamato il mio vicino di casa, Marco. Gli ho detto: «Marco, vieni da me. Ho troppa pizza. Possiamo mangiare insieme e guardare la partita». Che bella idea! Quindi hai trasformato un problema in una serata piacevole con un amico. Sì, abbiamo mangiato pizza, guardato la partita e riso di tutta questa avventura. È stata una serata perfetta alla fine. Adoro quando le storie hanno un finale felice. E voi, ascoltatori, avete mai condiviso il vostro cibo delivery con gli amici? Raccontateci. Ma sai, Mia, questa esperienza mi ha insegnato alcune cose importanti sul food delivery. Davvero? Quali cose hai imparato? Condividi con noi e con i nostri ascoltatori. Prima cosa, controllare sempre l'ordine prima che il fattorino vada via. Aprire la scatola e verificare che tutto sia corretto. Ottimo consiglio. E la seconda cosa? Seconda cosa,
salvare sempre il numero del ristorante. È importante poter chiamare direttamente se c'è un problema. Giusto. E terza cosa? Terza cosa, essere pazienti con i fattorini. Loro lavorano tanto, fanno molte consegne ogni giorno e a volte possono sbagliare. Sono umani. Che belle lezioni. E quarta cosa? Quarta cosa, scegliere sempre ristoranti con buone recensioni sull'app. Le recensioni degli altri clienti sono molto utili. Perfetto. Ascoltatori, siete d'accordo con i consigli di Lucas? Avete altri consigli da aggiungere? Scriveteli nei commenti. E tu, Mia, usi spesso le app di food delivery? Sì, abbastanza spesso. Soprattutto quando torno tardi dal lavoro e sono troppo stanca per cucinare. Tu quanto spesso ordini? Io ordino circa 2 volte a settimana, il venerdì sera e la domenica a pranzo. Sono i miei momenti preferiti per il delivery. E qual è il tuo piatto preferito da ordinare oltre alla pizza? Adoro ordinare il sushi, ma è molto più costoso della pizza. Una cena di sushi costa circa 30 o 35 euro. È vero, il sushi è caro ma è così buono. Io invece ordino spesso cibo indiano. Amo il pollo al curry con il riso basmati. Mi hai fatto venire fame di nuovo. Ascoltatori, qual è il vostro cibo preferito da ordinare? Pizza, sushi, hamburger? Cibo cinese? Ditecelo. Sì, siamo curiosi di sapere. E in quale città vivete? Ogni città ha ristoranti diversi e specialità diverse. È vero! Io vivo a Milano e qui ci sono tantissime opzioni. Posso ordinare cibo da tutto il mondo. Fortunato! Io vivo in una città più piccola, ma anche qui le opzioni stanno aumentando. Ogni mese aprono nuovi ristoranti che fanno delivery. È fantastico come il food delivery sia diventato così popolare negli ultimi anni. Ormai tutti usano queste app. Sì, è molto conveniente. Ma dimmi, Lucas, preferisci ordinare il cibo o andare al ristorante? Bella domanda. Dipende dalla situazione. Se voglio rilassarmi a casa, ordino il delivery. Se voglio uscire e socializzare, vado al ristorante. Anch'io faccio così. Il delivery è perfetto per le serate tranquille a casa. Il ristorante è meglio per le occasioni speciali. Esattamente. E tu paghi sempre con la carta o usi i contanti per il delivery? Sempre con la carta sull'app. È più veloce e più sicuro. Non devo preoccuparmi di avere contanti a casa. Anche io! E posso anche vedere tutto lo storico dei miei ordini. È utile quando voglio riordinare lo stesso piatto. Sì, e posso salvare i miei indirizzi preferiti. Casa, ufficio, casa dei miei genitori. Così non devo riscrivere l'indirizzo ogni volta. Molto pratico. Un'altra cosa che mi piace delle app è che posso vedere il menù con le foto. Mi aiuta a scegliere meglio. Verissimo, le foto sono molto importanti. A volte scelgo un piatto solo perché la foto sembra deliziosa. Ascoltatori, anche voi scegliete guardando le foto? E poi posso leggere la descrizione degli ingredienti. È importante per le persone con allergie o intolleranze. Assolutamente. Mio cugino è allergico alle noci, quindi legge sempre molto attentamente la descrizione di ogni piatto. Ha ragione a farlo. La sicurezza alimentare è molto importante. Meglio controllare sempre. Hai proprio ragione. Dimmi, Lucas, qual è stata la tua peggiore esperienza con il food delivery, oltre a quella di ieri? Una volta ho aspettato 2 ore per una pizza che non è mai arrivata. Il fattorino si era perso e alla fine ha chiamato dicendo che non trovava la mia casa. 2 ore, che disastro! E cosa hai fatto? Ho annullato l'ordine e ho cucinato pasta a casa. Ero così arrabbiato che non volevo più ordinare. Ti capisco, è frustrante quando succedono queste cose. Ma poi hai ricominciato a ordinare? Sì, dopo una settimana ho riprovato con un altro ristorante. Non posso vivere senza il mio delivery del venerdì sera. Ah ah ah!
È diventata una tradizione. Io invece una volta ho ricevuto un ordine completamente sbagliato. Avevo ordinato pasta alla carbonara e mi è arrivata pizza con le verdure. E ti piacciono le verdure sulla pizza? Per niente, le odio. Ho chiamato il ristorante e mi hanno mandato la carbonara giusta, ma la prima pizza l'ho buttata. Che spreco! Potevi darla a qualcuno. Ascoltatori, voi cosa fate quando ricevete cibo che non vi piace? Lo mangiate lo stesso o lo buttate? Buona domanda. Siamo curiosi di sapere. Magari alcuni di voi lo danno ai vicini o agli amici. Sì, come ho fatto io ieri. È sempre meglio condividere che buttare via il cibo. Assolutamente, il cibo non si spreca mai. È importante, vero ascoltatori? Parlando di cibo, ho visto che molti ristoranti ora offrono anche la colazione tramite delivery. Tu hai mai ordinato la colazione? Sì, una volta. Era domenica mattina e non avevo niente in casa. Ho ordinato cornetti, cappuccino e succo d'arancia. E com'era? Il cappuccino era ancora caldo? Sì, abbastanza. Era in un contenitore termico speciale. I cornetti erano freschi e deliziosi. Che bello! Io non ho mai provato. Di solito faccio colazione a casa con caffè e biscotti. È una bella esperienza da provare, soprattutto nei weekend quando vuoi coccolarti un po'. Hai ragione. Questo weekend proverò a ordinare la colazione. Sarà un modo perfetto per iniziare il sabato mattina. Fallo. E poi raccontaci com'è andata. Magari facciamo un altro episodio sulla colazione a domicilio. Ottima idea. Ascoltatori, vi piacerebbe sentire un episodio sulla colazione? Scrivetelo nei commenti. Le vostre opinioni sono importanti per noi. Sì, ascoltiamo sempre i nostri ascoltatori. Voi siete la parte più importante di Wow Podcast Italian. È vero, senza di voi questo podcast non esisterebbe. Grazie a tutti per essere qui con noi. E grazie per praticare il vostro italiano ascoltandoci. Siamo orgogliosi di voi e dei vostri progressi. Continuate a studiare, continuate a praticare e continuate a ordinare pizza. Ah ah! Ah, Lucas, sempre con la pizza nella testa. Ma è un buon modo per praticare l'italiano, ordinare cibo in italiano. Esatto! Quando ordinate, provate a parlare in italiano con il ristorante. È un'ottima pratica. Ottimo consiglio. Anche se usate l'app, quando il fattorino arriva, parlate in italiano. Dite grazie mille, buona serata. Sì, anche poche parole fanno la differenza. E i fattorini apprezzano sempre quando le persone sono gentili. Verissimo. La gentilezza è universale, ma è ancora più bella quando è in italiano. Bene, ascoltatori, siamo quasi alla fine di questo episodio. Avete qualche domanda sul food delivery in Italia? Sì, scriveteci nei commenti. Risponderemo a tutte le vostre domande. Siamo qui per aiutarvi. E se avete storie divertenti sul delivery, condividetele. Vogliamo sentire le vostre avventure. Sì? Magari la vostra storia sarà più divertente di quella di Lucas. Ehi! La mia storia era molto divertente. Pizza con 7 spicchi, ricordi? Sì, era divertentissima. Sto solo scherzando, Lucas. Lo so. Ma davvero, ascoltatori, condividete le vostre storie. Ci piace leggere i vostri commenti. E non dimenticate di mettere mi piace a questo episodio se vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sì, ogni settimana pubblichiamo nuovi episodi su temi diversi. La prossima settimana parleremo di viaggiare in treno in Italia. Sarà molto interessante. Impareremo tante parole nuove e frasi utili per viaggiare. Non vedo l'ora. Ma per ora è il momento di salutarci. È stata una bella chiacchierata oggi. Sì, bellissima. Grazie a tutti per averci ascoltato. E Lucas, spero che la tua prossima pizza arrivi perfetta. Ah, grazie Mia. Anche io lo spero. Bene, ascoltatori, continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno.
E ricordate, non abbiate paura di fare errori. Gli errori ci aiutano a imparare. Esatto. Io ho fatto tanti errori quando ho iniziato a imparare l'italiano, ma ora parlo abbastanza bene. Sì, Lucas parla molto bene e anche voi parlerete così bene se continuate a praticare. Allora vi salutiamo. Alla prossima settimana su Wow Podcast Italian. Ciao a tutti! Buona serata e buon appetito se ordinate pizza stasera. Ah sì, e controllate sempre che ci siano 8 spicchi, non 7. Ciao ciao! Aspetta Lucas, prima di salutare i nostri ascoltatori, voglio chiederti una cosa importante. Certo Mia, dimmi, cosa vuoi sapere? Quali sono le app di delivery più popolari in Italia? I nostri ascoltatori stranieri potrebbero non conoscerle. Ottima domanda. Allora, in Italia le app più usate sono diverse. C'è Deliveroo, Just Eat, Uber Eats e Glovo. Ognuna ha caratteristiche diverse. Sì, esatto. Io uso principalmente Just Eat perché ha molti ristoranti nella mia zona. E tu quale preferisci? Io uso spesso Deliveroo perché mi piace l'interfaccia dell'app. È molto facile da usare e i tempi di consegna sono di solito accurati. E ascoltatori, se vivete in Italia o state pianificando di visitare l'Italia, scaricate queste app. Sono molto utili. Assolutamente. E un altro consiglio importante. Molte app offrono sconti per i nuovi utenti. Potete risparmiare molti soldi. È vero. Io quando mi sono iscritta ho ricevuto uno sconto del 50% sul primo ordine. Ho ordinato una cena completa e ho pagato solo 10 euro. Che affare! Io invece ho ricevuto la consegna gratis per i primi 3 ordini. Era fantastico! Vedi ascoltatori? Vale la pena scaricare queste app. Ma ricordatevi di leggere sempre le condizioni degli sconti. Sì, a volte ci sono delle limitazioni. Per esempio, lo sconto si applica solo se spendi più di 15 o 20 euro. Giusto. E un'altra cosa importante, e voi sapete, controllate sempre i costi di consegna. Alcuni ristoranti hanno la consegna gratis, altri no. Verissimo. Io una volta ho ordinato da un ristorante lontano e la consegna costava 6 euro. Era quasi quanto il cibo. 6 euro? Troppo. In quel caso è meglio scegliere un ristorante più vicino a casa. Esatto. E sai cosa ho scoperto, Mia? Molti ristoranti hanno un ordine minimo. Se spendi meno di quel minimo, non puoi ordinare. Sì, di solito l'ordine minimo è tra 8 e 12 euro. È per coprire i costi di consegna e preparazione. Esatto. Quindi se volete solo una Coca-Cola, probabilmente non potete ordinarla da sola. Dovete aggiungere anche del cibo. È vero. Ascoltatori, vi è mai capitato di dover ordinare più cibo solo per raggiungere l'ordine minimo? Raccontateci. Sì, a me è capitato. Volevo solo un panino, ma dovevo spendere almeno 10 euro. Così ho ordinato anche delle patatine e un dolce. E poi probabilmente eri troppo pieno. Ah! Sì, esattamente. Ma almeno non ho sprecato nulla. Ho messo il dolce in frigo e l'ho mangiato il giorno dopo. Bene, sempre meglio conservare il cibo che buttarlo. E parlando di conservare il cibo, Lucas, tu riordini mai il cibo avanzato, intendo? Sì, certo. Se ordino una pizza grande e non riesco a finirla, la metto in frigo. Il giorno dopo la riscaldo nel forno ed è ancora buona. Anche io faccio così. La pizza del giorno dopo è deliziosa. Alcuni dicono che è ancora più buona. Ah, sì, mia nonna dice sempre: la pizza fredda per colazione è la migliore colazione del mondo. Tua nonna è una donna saggia. E ascoltatori, voi mangiate mai la pizza fredda o preferite sempre riscaldarla? Bella domanda. Io personalmente preferisco riscaldarla. Mi piace quando il formaggio è caldo e filante. Anch'io. Il formaggio freddo non è la stessa cosa. Ma dimmi, Lucas, ordini mai il dessert con il delivery?
Sì, a volte. Il mio dessert preferito da ordinare è il tiramisù. Molte pizzerie hanno tiramisù fatto in casa che è delizioso. Il tiramisù. Adesso mi hai fatto venire voglia. Quanto costa di solito un tiramisù? Di solito tra 4 e 6 euro a porzione. Dipende dal ristorante. Nei ristoranti più fancy può costare anche 8 euro. È un buon prezzo per un dolce fatto bene. Io invece ordino spesso il gelato, specialmente in estate. Oh sì, il gelato! Ma non si scioglie durante la consegna? No, perché viene in contenitori speciali con il ghiaccio secco. Arriva perfettamente congelato. Che bello, non lo sapevo! Devo provare a ordinare il gelato la prossima volta. Sì, provalo. È perfetto per le serate calde d'estate. Ascoltatori, qual è il vostro dessert italiano preferito? Tiramisù, gelato, panna cotta? Scrivetelo. E non dimenticate il cannoli siciliano. È uno dei miei dolci preferiti in assoluto. Oh sì, i cannoli sono incredibili, croccanti fuori, cremosi dentro, perfetti con un caffè. Esatto! Ora ho veramente fame di nuovo. Mia, dobbiamo fermarci di parlare di cibo. Hai ragione. Stiamo facendo venire fame a tutti. Ma è colpa tua che hai iniziato a parlare di pizza. È vero, la pizza è il mio argomento preferito. Potrei parlare di pizza per ore. Lo so, e i nostri ascoltatori lo sanno anche. Ma dimmi, hai imparato qualcosa di nuovo oggi sulla tua esperienza con il delivery? Sì, ho imparato che anche quando le cose vanno male possono trasformarsi in qualcosa di bello. La mia pizza sbagliata è diventata una serata con un amico. Che bella lezione! E questo vale per molte cose nella vita, non solo per il food delivery. Esattamente. Nella vita ci sono sempre piccoli problemi, ma l'importante è come reagiamo a questi problemi. Bravissimo Lucas! E voi ascoltatori, ricordatevi questa lezione. Quando qualcosa va male, cercate il lato positivo. Sì, e un'altra cosa che ho imparato. Comunicare è importante. Ho chiamato la pizzeria, ho spiegato il problema e loro hanno risolto tutto. Assolutamente! La comunicazione è la chiave. Se non dici niente, nessuno può aiutarti a risolvere il problema. Proprio così. E questo è anche un buon esercizio per praticare l'italiano. Parlare al telefono con un ristorante. Ottimo punto. Ascoltatori, provate a chiamare un ristorante in italiano. All'inizio può sembrare difficile, ma è un'ottima pratica. Sì, e non preoccupatevi se fate errori. L'importante è provarci. Le persone apprezzeranno il vostro sforzo. Esatto. Gli italiani sono molto gentili con chi sta imparando la lingua. Saranno felici di aiutarvi. Verissimo. Io quando vivevo in Francia e imparavo il francese, le persone erano sempre pazienti con me. Bella esperienza. Quindi ascoltatori, non abbiate paura, parlate italiano ogni volta che potete. E ordinate tanto cibo italiano. È il modo più delizioso per praticare la lingua. Sì. Imparare l'italiano mangiando pizza e pasta. Il metodo perfetto. Il metodo Lucas. Dovremmo scrivere un libro. Come imparare l'italiano mangiando. Sarebbe un best seller. Tutti vorrebbero imparare così? Bene, Lucas, ora dobbiamo veramente salutare i nostri ascoltatori. Sì, hai ragione. È già tardi. Allora, cari ascoltatori, grazie mille per essere stati con noi oggi. È stato un piacere condividere questa storia divertente con voi. Ci vediamo la prossima settimana. Sì, e ricordatevi, praticate l'italiano, ordinate pizza e siate sempre gentili con i fattorini. Perfetto. E controllate che la vostra pizza abbia 8 spicchi completi. Esatto. Ciao ciao a tutti, buona serata. Ciao ciao ascoltatori. A presto su Wow Podcast Italian.